Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati sul mio canale Lo Testo. Oggi, come vi avevo anticipato qualche tempo fa, in occasione dell'acquisto del T-Rex, vorrei farvi vedere un attimino cosa si può fare con questo orologio, in quanto molti utenti dicevano, erano scettici in quanto dicevano ok, però in caso di rottura del cinturino piuttosto che voglio cambiarne la forma o il contenuto, è un orologio abbastanza che preclude abbastanza questi tipi di modifiche. In realtà già fin da subito vi ho detto guardate, grazie all'amico Paolo ho provato a ordinare dei cinturini di ricambio e delle protezioni per vedere un attimino cosa si può fare. Bene, oggi vi posso far vedere un pochino quello che mi è arrivato. Ovviamente non stiamo parlando di prodotti di chissà che qualità, perché sono stati ordinati praticamente lo stesso giorno che l'orologio è stato messo in vendita. Però per accorciare un pochino le tempistiche e per fare un pochino, per darvi l'evidenza di quello che voglio dire, sono più che sufficienti. Bene, adesso praticamente vi posso far vedere questi. Sostanzialmente questo è, vorrei già far notare il packaging di elevata qualità, però ripeto, è solo per farvi vedere cosa si può fare. Questo è sostanzialmente un bumper da applicare alla cassa, è plastica, ma viene praticamente, è un guscio che ricopre interamente la cassa e crea praticamente uno schermo protettivo. Ovviamente il display resta diciamo così com'è, salvo che potete metterci la pellicola, le classiche pellicoline di vetro per mantenere diciamo intatta la sicurezza. Io ad oggi, pur facendo un lavoro abbastanza pesante, non ho avuto il benché minimo problema, però è una protezione sicuramente in più. Va a coprire tutto quello che sono anche le anse, quindi in questo caso poi se non avrete sostituito il cinturino dovrete toglierlo per fare questa operazione. Questo è un bumper, ovviamente ci sono di tutti i colori, di tutte le modalità, di tutti i tipi. Io ripeto, o meglio io, Paolo, il mio carissimo amico, ne ha ordinato uno che arrivava diciamo tra i primi, quindi questo è. Anche il colore non mi dispiace, ha poco a che fare col nero, però ho apprezzato l'impegno e io sicuramente questo lo userò, anzi. Poi, detto tra noi, essendo regalo, ha ancora più motivo di essere usato. Il secondo oggetto è questo, sostanzialmente il cinturino, che è dotato di queste due. Allora, questo è il cinturino, e adesso ve lo farò vedere bene nei particolari, ok? Che è dotato di queste due chiavette, queste chiavette che diciamo potevano sprecarsi un pochino di più, in quanto già si fa fatica a prenderle in mano, però come potete vedere, cercherò di metterlo a favore di camera, qua ha l'innesto per andare a avvitare e svitare le viti delle anse del cinturino, okay? Cinturino che, a differenza di questo originale, che è monoblocco, diciamo, ok? In questo caso praticamente va a collegare una sorta di seconda ansa, che è questa, ok? Che poi è dotata del classico sgancio che avrete sicuramente già visto sui vari Amazfit e sui vari componenti aftermarket. Questo ovviamente è uno sgancio rapido che permette di sostituire il solo cinturino, quindi una volta che avete messo queste anse, questi adattatori, potrete poi sostituire solo il cinturino. È vero anche che quando acquistate il cinturino, nel 90% dei casi avete già anche questo, quindi sì, è un qualcosa in più, ma non è detto che vi debba servire, ecco. Ma io direi, con non poca fatica, proviamo un attimino a sostituire i cinturini e ne vediamo un attimino il risultato, ok?
Allora, io parto, come dicevo, con, innanzitutto facciamo così, blocchiamolo perché, ok, perfetto, blocchiamo il display altrimenti impazziamo e andiamo a operazione non semplicissima. Ok, ok, praticamente si va a infilare nei fori questa chiavetta. Ora, consiglio mio è quello di andare a agire solo da un lato, perché come vedremo, allora da un lato c'è una vite a passo fine, con la classica vite a passo fine con la testa, dall'altra c'è un perno sulla quale la vite va a collegarsi, quindi diciamo che, vediamo un po' se ci siamo, vedete? Ok, ci siamo quasi, ancora mezzo giro. Ripeto, se avessero fatto un minimo di cacciavite decente, questa operazione era molto molto più semplice, però vabbè, non si può pretendere. Per la nostra prova va più che bene, ok? Dovrei esserci quasi riuscito, eccolo qua. Ok, questa è la vite e questo è il perno. Diciamo che se ci facessimo aiutare con una pinzetta è meglio. Quindi quello che potete vedere è, ok, vediamo un attimino se riesco a metterlo, vite recuperata, ecco qua. Quindi diciamo, guardandolo frontalmente, ok, quindi con la scritta rivolta verso di noi, al lato sinistro, in questo lato, c'è la vite a passo fine, che è questa, che è veramente piccolina, che va ad avvitarsi in quello che è questo perno, che è, praticamente va a infilarsi lungo tutta l'ansa dell'orologio. Ha la particolarità di avere un inserto, vedete che ha questa sorta di innesto, in modo tale che fa l'antirotazione una volta che è all'interno della, ok, non so se si vede, all'interno dell'ansa per impedire che ruoti, ok? Si infila questo e dall'altra parte si infila la vite e si avvita, ok? Una volta fatta questa operazione, praticamente adesso andremo a collegare questo orologio, questo cinturino. Cerco di farvi vedere che praticamente qua ci sono delle sedi, una sede che va ad accoppiarsi perfettamente con questo che è il cinturino aftermarket, ok? In questo caso dovremmo tenere il cinturino, operazione non semplicissimissima, però facciamo così, vediamo un po', ok. Ci siamo quasi, ecco che, ok, perfetto. Cinturino innestato ed ora procederemo con avvitamento della vite, serraggio della vite, pardon, usiamo dei termini che sono consoni. Ripeto, ci facessimo aiutare magari da una pinzetta sarebbe ancora meglio.
oppure accortezza, infilate la vite nella sede e spingete un pochino più giù in modo tale che vada a centrarsi in automatico col perno. Quindi così, una volta che abbiamo centrato la vite, andiamo ad avvitarla adesso. Vediamo un po'. Ci vuole giusto un po' di manualità, operazione non semplicissima, però si può fare. Diciamo che se ci riesco io, ci riuscite anche voi, ecco. Eccoci. Diciamo che sicuramente saranno in vendita anche dei cacciavitini ad hoc, però questo boh, direi che il primo è stato fatto. Okay. Passiamo in rassegna al secondo, vediamo un po'. Perdonatemi, ma volevo farlo in diretta proprio per farvi capire che il grado di difficoltà è giusto nel fatto del tenere in mano cose così piccole, poi non c'è nulla di complicato. Ci vuole solo un pochino di pazienza e gli attrezzi giusti. Facciamo andare bene anche quelli inclusi, ma sicuramente non eccellono per qualità, almeno questi. Ok, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Okay. Perfetto. Anche in questo caso, allora, prima come vi dicevo, vite sinistra, lato T-Rex rivolto verso il nostro volto. In questo caso la vite piccola è da questa parte. È un particolare non trascurabile perché se voi andate a svitare il perno da questa parte, piegate la chiave e non riuscite a svitare nulla, perché come vi dicevo ha la sede fatta apposta per non essere svitato, quindi antirotazione, quindi voi andate a fare della fatica inutile perché non riuscirete a togliere nessun tipo di vite. Invece in questo caso, ok, anche in questo caso perno, perfetto, ok, andiamo a collegare questo che è il cinturino aftermarket. Ok, questo si è infilato subito, adesso andiamo a reinserire la vite, ovviamente basterebbe una pinzetta, quella pinzetta classica per le ciglia, quindi sì, credo che l'innesto l'abbiano fatto volutamente difficoltoso in modo tale da, non dico impedire il cambio, ma per far sì che non sia una cosa che uno faccia tutti i giorni. Però è fattibile, lo stiamo facendo, quindi poi tipologia di cinturino, piuttosto che colore, piuttosto che quello, proprio potete sbizzarrirvi. Direi che esistono modelli addirittura molto simili a quelli che sono quelli dell'Apple Watch o piuttosto che del Garmin, quindi possiamo un pochino sbizzarrirci, ecco.
siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi, eccoci qua. Boh, direi che questo è il nostro cinturino originale, questo è il nostro cinturino sostituito. Non facciamoci mancare niente, aggiungiamoci anche il bumper di protezione. Ok, direi che è quasi riconoscibile, però andiamo a vedere. Ok, perfetto. Boh, gli abbiamo cambiato faccia, gli abbiamo cambiato vesti. Questo è il nostro T-Rex di sempre, T-Rex 2 di sempre. Questi sono i cinturini originali che qualora volessimo cambiare perché si sono rotti, oppure semplicemente si è stufi di vederceli al polso, li possiamo cambiare senza nessuna fatica. Avevo fatto questo tipo di appunto perché le anse che, le fascette che tengono il cinturino molto ben fatto, quello originale, a mio avviso tendono a consumarsi e quindi a rompersi nel giro di poco. È anche vero che si possono sostituire, perché una volta che svitiamo e smontiamo il cinturino, nulla vieta che andiamo a sostituire solo questa parte di fibietta che è andata a rompersi. Quindi secondo me il cinturino originale ha sempre ragione di esistere ed è bello anche da avere al polso, però ognuno ha le sue idee, ha i suoi gusti, quindi possiamo sostituirlo in qualsiasi momento. Questo è il risultato, ripeto, è un blu, questo è un modello, è un colore che è stato preso per necessità. Ripeto, ringrazio Paolo, grazie mille, è arrivato tutto, montato. E niente, fatemi un pochino sapere le vostre conclusioni qui nei commenti, lasciatemi un like, poi se riuscissimo anche ad arrivare a 100 iscritti io ne sarei molto molto contento come primo step, e poi vediamo di allargare questa comunità che mi piacerebbe proprio poter, ripeto, allargare, ok? Io vi aspetto sul mio canale, non dimenticatevi di iscrivervi, lasciatemi un like e per ogni qualsiasi tipo di commento, idea, sono qui, scrivetemi, io rispondo a tutti, ok? Ciao, un saluto dallo testo e vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Ciao ciao!